Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Vediamo cosa andiamo a creare oggi con questa meraviglia di colori. Vi dico solo che questi non sono gli unici, però non ci stavano più. Vediamo l'occorrente, poi vedremo cosa andremo a fare. Prima di tutto per questo progetto abbiamo bisogno del metro, un paio di forbici, l'uncinetto 2,5, ok? 2 bottoni a calamita, si aprono in questa maniera e questi angoli qua che vedete sono quelli che ci servono per andare a cucirli, quindi 1 e 2. E per chi vuole una tracolla che si possa sia togliere invece di averla fissa su questa pochette, perché è una piccola pochette, può usare 2 moschettoni, io li ho tondi. Altrimenti, se non vi cambia niente avere la tracolla fissa sulla pochette, potete anche ometterli. Per quanto riguarda il filato, io andrò a utilizzare il fioc cotone e il fioc color, ma non sono cose che ho comprato adesso per questo progetto, semplicemente sono rimanenze di filati dove ho utilizzato per diversi progetti. Come vedete ci sono dei gomitolini veramente piccoli, questo è il color pistacchio che abbiamo usato recentemente, questo è un fioc color rimasto addirittura della borsa fiore, quindi di 2 anni fa, perché da tanto che ho fatto quel progetto, pure lui. Qui ci sono diversi gialli, c'è il sole, c'è il giallo, poi dopo c'è questo che è sfumato, è un fioc color, vedete, sfuma dal giallo al bianco. Ci sono diversi azzurri, insomma dovete tirar fuori tutti quei filati che avete messo da parte come rimanenza. Io ho utilizzato lo stesso tipo di filato, quindi è un cotone numero 3 che è il fioc color e il fioc cotone. Però se pensate di avere un cotone molto simile e riuscite a lavorarlo molto bene col 2,5, potete anche utilizzarlo. Personalmente vi consiglio di utilizzare lo stesso filato, almeno per questo progetto. Poi vi serve una fodera. Io ho questa fodera presa da un po' dal sito di Filati Discount, è molto spessa, adesso cerco di farvela vedere, vedete, è un po' plastificata, è molto spessa. Oppure se non avete una fodera così spessa potete usare il feltro, altrimenti potete utilizzare una stoffa normale ma mettetela doppia, ok? Perché non sarebbe, diciamo, un progetto da utilizzare con la rete, però ho preferito diminuire l'uncinetto, quindi la compattezza del lavoro è tanta, è molto compatto, invece di andare a utilizzare praticamente la rete, perché comunque la appesantisce. Dopo decidete voi quanto la dovete far grande o piccola questa pochette. Adesso io metto via questa roba e vediamo un po' di prendere le misure. Per creare questa striscia che vedete in video io ho fatto 25 catenelle più una e ho lavorato per 44 righe. Vi do anche un po' di misure. È lunga circa 31 cm e larga 10 cm. Con questa striscia voi decidete quanto deve essere grande la vostra pochette. Immaginate che da questa parte, quindi al lato, ci sarà un altro pezzo uguale identico come larghezza, quindi il totale sarà 20 e il lungo sarà 31. Adesso come fate a calcolare questo? Dopo aver fatto un po' di righe mettete il pezzo sotto, lo chiudete per capire quanto lo volete largo, dopodiché ci viene questo pezzo sopra e sotto andremo a metterci bottoni, però magari la patella la fate più corta e aumentate un po' il corpo della borsa, okay. E questa, diciamo, l'idea generale, però vi manca il pezzo a fianco, c'è anche l'altro pezzo da fare che non sarà come questo ma ve lo farò vedere. Intanto se voi dite 20 cm per me è pochissimo perché comunque il margine sarà quasi assente, vorrei mettere altri 5 cm. Bene, 2 li distribuite su una parte e 2 sull'altra, quindi invece di fare 25 punti ne fate, che ne so, 27-28 punti. Quindi decidete voi come gestirvi questo. Mi raccomando, qua io questi i cappietti li ho nascosti tutti nel lavoro e ogni volta sono andata a tirarlo il lavoro in questa maniera, tenendo fisso qua il dito, poi tiro il cappietto perché non deve andare a uscire nel lavoro sul davanti. Quando fate questa operazione, ve lo faccio vedere, non fate così,
il lavoro non deve tirarsi così, deve stare dritto, ok? Quindi prima di andare a mettere la fodera oppure di concludere il lavoro, fate un lavoro di questo genere dove lo tirate leggermente e così il lavoro sta bene disteso. Ok, vedete come è disteso, non guardate gli angoli, è normale che faccia così perché parliamo sempre di un cotone. Adesso vi faccio vedere come si fa questa strisciolina, che è basica perché abbiamo usato solo ho usato solo il punto basso, però è giusto che voi la vediate. Dopodiché andremo a lavorare su questa striscia per la parte mancante. Iniziamo il lavoro. Io andrò a caricare 10 catenelle giusto per farvi vedere come si fa. Qui nel pezzo originale, se volete fare la pochette uguale identica come grandezza, sono 25 più una. Quindi andiamo a fare il cappietto iniziale, che è un nodino normalmente, e fate le catenelle. Mi raccomando qua di non stringere troppo perché il lavoro iniziale deve rispettare, vedete, è questo, non è stretto troppo. Quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e questi sarebbero, diciamo, i 25 nel pezzo originale. Ne aggiungo un altro per iniziare il lavoro, rientro in quello precedente nel 10° e faccio semplicemente dei punti bassi. Più è stretto il lavoro, più riuscite a lavorare in maniera stretta, più il pannello sarà molto statico e di conseguenza non dovete neanche impazzire con una stoffa doppia oppure una stoffa molto rigida, anche se sarebbe l'ideale perché comunque sia parliamo di cotone, non è l'ideale per le borse, a meno che non la foderate molto bene e ci mettete magari una bella rete. Arrivati in fondo, vedete, io faccio adesso un punto catenella, giro qui e torno su, così quando devo andare a riprendere il lavoro non mi si vede molto la catenella iniziale e semplicemente vado a fare i miei 10 punti, quindi 1 2 3 4 5. Vi consiglio ogni volta che avete il cappietto di nasconderlo per qualsiasi filato, perché comunque sia è un lavoro da fare dopo. Andate fino in fondo, quindi adesso il cappietto è abbastanza nascosto, fate anche l'ultimo punto, punto catenella, tirate, forbici e abbiamo finito. Ok, quindi questa sarebbe la mia prima riga, che è questa verde qua. Adesso cambiamo colore, prendiamo il pistacchio, facciamo finta che abbiamo finito, girate il lavoro, entrate qui nel punto basso, quindi qui abbiamo finito, prendete il color pistacchio e andiamo a fare un punto catenella, stringete, rientrate sempre qui, vi portate avanti anche il color pistacchio come cappietto e andate a fare dei punti bassi, quindi 1 2 3 4 e così via. Vi ripeto, qui nel pezzo originale, se la volete uguale identica, sono 25. Questo è solo un campione che vi ho fatto io per farvi vedere come si fa il lavoro. A un certo punto questi cappietti li lasciate perdere e continuate a lavorare solo sul lavoro col punto basso. Vi faccio vedere un'altra cosa che ho già spiegato prima, di non tirare troppo il cappietto. Arrivate in fondo, punto catenella, tornate, quindi girate, mi raccomando il punto catenella non si lavora, entrate nel punto basso finito, quindi appena finito, e tornate indietro a lavorare al punto basso. Qui i cappietti, prima di andare avanti, vi consiglio di tenere qua fermo, quindi tenete fermo e tirate. Tenete fermo e tirate, perché
è giusto che non facciano uscire il filato, magari soprattutto sul davanti, non deve essere brutto da vedere, sul dietro non ci sono problemi, tanto mettiamo la fodera. È vero anche che chi non vuole foderare può anche non foderare, quindi semplicemente fa questo lavoro, poi taglia i cappietti, però io vi consiglio di foderarla. E così il lavoro sta dritto, non viene tirato, ok? Questo è da fare per tutte le righe, quindi sono 2 righe per colore. Io qui nel pezzo originale ne ho 44 righe e ho alternato, mettendo tutti i fili sul tavolo, un po' di ogni colore. Ho usato quasi tutto quello che ho in casa, quindi qui ci sono 44 righe. Dopo aver fatto questo, proseguiamo il lavoro. Dopo aver lavorato la striscia per tutte le righe che volete, anche le catenelle, andiamo a fare un altro lavoro. Qui dovete tenere presente una cosa, che noi abbiamo iniziato sempre da una parte. La vedete perché è leggermente più pronunciata. E poi abbiamo una parte leggermente più liscia che è quella di ritorno, quindi catenella, ritorno, catenella, ritorno. Adesso noi andiamo a lavorare su questa parte, quella più bella, perché quest'altra sarà comunque da riprendere, ma in un passaggio finale. Adesso noi dobbiamo entrare in ogni riga, vedete, proprio dall'angolo partite, prendiamo il punto catenella già preparato, facciamo un passaggio con il punto catenella, poi lo blocchiamo, rientriamo lì, vi consiglio di portarvi avanti anche i cappietti, e fare semplicemente un punto basso. Andiamo nella prossima riga, prendete anche il cappietto, punto basso. Continuate così, quindi andremo a fare un punto basso per ogni riga di lavoro e saranno ben 44 punti perché abbiamo 44 righe. Io adesso proseguo fino in fondo e vi dico come si prosegue. Ci arriviamo a finire la riga. Comunque è un progetto molto facile, molto basico. Entrate qui e fate l'ultimo punto basso, punto catenella, girate il lavoro, rientrate nell'ultimo punto basso, quindi il punto catenella lo dovete assolutamente ignorare, non è da lavorare, e tornate indietro. Andiamo a finire la riga insieme con gli ultimi 2 punti, eccolo qui, punto catenella e si taglia. Lo mettiamo via, magari ci servirà ancora, magari no, dipende insomma da quante rimanezze ne avete voi, perché potete utilizzare i colori più volte o magari una volta sola. Prepariamo il prossimo filato. Mi piaceva un sacco questo viola sfumato, quindi lo andrò a utilizzare. Una cosa, io i colori non ho avuto uno schema su come utilizzarli, sono andata proprio così a sensazione, cioè li ho messi tutti sul piano di lavoro e mi sono detta voglio quello, voglio l'altro e basta. Rientriamo qua nell'ultimo punto basso, punto catenella e facciamo il punto basso. Mettete i cappietti, eccolo qua. A volte non so a voi, ma mi capita di parlare col filato perché a volte non collaboro e dico ma sei bravissimo, stai lì fermo. Ok, piccola parentesi chiusa. Continuate a lavorare semplicemente a punto basso rispettando tutti i punti di base. Adesso lo metto un attimo via e vi dico per quanto tempo. Allora, se noi qua abbiamo avuto 25 punti, qui noi dovremo fare 25 righe. Io farò in questa maniera, farò tutte le righe necessarie e poi metterò sul piano di lavoro il lavoro e col metro vedo se ci sono già, perché vorrei che ci fosse una proporzione uguale, identica. E andrò a utilizzare l'ultimo colore come un contorno totale. Io ho proseguito quel progetto rispetto a dove ci siamo lasciate e adesso vi spiego quello che ho fatto. Qui ho fatto 25 righe con tutti i colori, guardateli, e poi l'ultima riga, che è la 26, che è questa, ho fatto un giro tutto attorno, vedete, tutto attorno, e
qui l'ho già cucita, mi sono portata avanti, però ve lo spiego, e ho concluso la mia pochettina. Quindi sono anche qui 25 punti, il 26esimo è la riga di contorno, quindi 25 righe, la 26 è la riga di contorno. Praticamente poi ho ritagliato della stoffa, la vedete che è questa qui, è leggermente plastificata, più rigida. L'ho ritagliata leggermente più grande rispetto alla pochettina, perché comunque è cotone, col tempo cederà leggermente, ma non di molto. Cioè, se io la appoggiate a terra, cioè se la appoggiate sul piano di lavoro, non è molto più larga, direi al massimo, proprio esagerando, 1 centimetro. Bisogna ritagliarla leggermente più larga rispetto alla pochettina, poi fate il giro e iniziate semplicemente a cucirla. Vedete? La cucite semplicemente con ago e filo. Dopodiché ho fatto la cucitura sul margine, ho contato 70 catenelle, quindi ho messo il marcapunti e qui sono 70. Adesso riprendiamo il filo e andiamo a fare l'ultimo passaggio per quanto riguarda la pochettina. Poi dobbiamo andare ad attaccare le calamite, la posizionate, prendete il segno e mettete le calamite per chi vuole, altrimenti semplicemente mettete un bottone centrale. Adesso vedete che non è ripiena, però dopo ve la presenterò con qualcosa che metterò dentro e vedrete che la fodera si distende molto di più rispetto a come si vede adesso, perché comunque il lavoro si rilassa. Prendete la pochettina, qui c'è il nodino dove ho concluso il giro, quindi non ho la costina dietro, però prendiamo questa, fate attenzione a non farvi male. Poi questa è la 70esima, prendete, anzi tolgo il marcapunti che non mi serve più, e prendete la costina verso di voi. Prendete il filo, non c'è bisogno di preparare il nodino, lo prendete leggermente più lungo e andiamo semplicemente a lavorare un punto basso. Già qui si ristringe, rientriamo sempre lì e facciamo un punto basso. Nascondete anche il cappietto, quindi semplicemente prendiamo la costina verso l'esterno, nella parte verso di voi, la costina interna che è quella dall'altra parte, e fate dei punti bassi. Questa è la cucitura da fare per la pochette. È normale che la potete fare anche più grande, quindi diventa una pochette leggermente più larga. Questa cucitura la fate fino in fondo, come da questa parte. Dopodiché tagliate il filo e lo nascondete nella cucitura. Io ho scelto questo azzurro, ma il colore lo scegliete voi in base a quanto filato ne avete in casa. Ci ritroviamo per cucire i magnetti e poi per vedere come sistemare la tracolla. Ho messo i bottoni, sono qui a questa altezza, semplicemente si vanno a chiudere. Allora, c'è una cosa che a me nelle patelle proprio non sopporto, che stiano dritte così o quasi rialzate. Allora, io cosa andrò a fare adesso? Andrò a fare un giro di punto bassissimo per rinforzarlo molto bene, e di conseguenza parto da qui che mi creo anche un piccolo anellino per la tracolla. Entrate qui nell'angolo semplicemente con l'uncinetto, il mio è molto stretto, ho già preparato il nodino, andate a fare praticamente un passaggio, stringete e andate a fare delle catenelle, 1 2 3 4 e 5, sono più che sufficienti. Questo dopo lo andate a nascondere nel lavoro. Adesso dal di sopra andate qui nell'angolo proprio dove abbiamo iniziato a lavorare, entrate, avete visto, dall'alto, mi raccomando, così lasciate il filo che si veda, prendete il filo, lo tirate fuori e fate la prima maglia bassissima, poi entrate in ogni punto lavorato, punto basso, e fate delle maglie bassissime. Qui vi consiglio di andare larghe, di rispettare molto il bordo, se no c'è il rischio che dopo aver cucito i nostri magnetti, quindi i nostri bottoni magnetici, non si chiudano più,
perché cercate di stringere magari e non ci arriva più l'altezza giusta. Quindi state molto larghe, rispettate veramente il punto di base, che è il punto basso. Invece per quanto riguarda qui la patella, se vi risulta leggermente sfarfallante, che è un po' molto più larga, vi può capitare anche perché magari la cucitura con la fodera ve l'ha leggermente allentata. Nel mio caso ho utilizzato una fodera leggermente plastificata, quindi regge molto, però se avete utilizzato una fodera molto sottile, vedete che leggermente onteggia. Il vostro sarà ancora di più. Mi raccomando, una cosa importante per i bottoni, vedete che sono molto resistenti. Quando andate a cucirli, entrate sia nella fodera che nel lavoro, però che non si veda. Soprattutto a questi qui, non vi limitate al cotone, perché qua a lungo andare magari si staccano. Fate dei passaggi dove prendete anche la fodera, almeno 1 o 2. Adesso io vado a fare questo giro di maglia bassissima, vi faccio vedere la tracolla e il progetto finito. Ed eccola finita qui la mia pochettina, veramente piccolina, carina e molto colorata, in conseguenza molto estiva. Questo è il giro con la maglia bassissima, vedete che gli dà leggermente un po' di compattezza, semplicemente serve a irrigidire il margine. Sapete che il punto bassissimo è molto rigido. Questa è anche la mia tracolla, ho utilizzato con uncinetto 4,5 5 cappi di fioccotone tutti assieme. Ho fatto una catenella praticamente abbastanza morbida e una catenella doppia, e quell'avvio che vi ho fatto vedere nella maglia, che adesso non mi sfugge il nome. Comunque, se vi interessa vederla così carina e colorata, semplicemente fatemelo sapere nei commenti e registro subito un video progetto. Durerà al massimo 5-6 minuti perché è un progetto veramente molto basico. Poi, per nascondere i filati di avvio, vedete, ho messo un po' di fili di cotone. Non sono belli da vedere perché li devo ancora pettinare, cosa che non sono riuscita. Volevo presentarvi la pochettina così nel video, non sono belli, però in realtà stanno anche più bene. Poi magari decido di aggiungerne anche degli altri, poi insomma potete mettere quello che volete, una bella nappina grossa da una parte, una dall'altra, insomma decidete voi. Questi sono gli anelli della tracolla che semplicemente li ho uniti qua, vedete che sono facili, si aprono e potete tranquillamente staccarli. Bene, io mi sono divertita, è un progetto, non posso chiamarlo riciclo perché alla fine voi non riciclate questi filati, semplicemente vi giocate praticamente con le rimanenze, quindi potete fare anche dei tratti piccolini, quindi anche se avete tipo 2-3 metri è giusto utilizzarli. È normale che potete farla tutta a righe orizzontali o verticali, però giocare un po' con le righe orizzontali e verticali secondo me è più divertente. Potete lavorarla con qualsiasi filato, mi raccomando che abbia lo stesso spessore. Che ne so, avete un sacco di rimanenze del classico cordino Swan, potete giocare e fare questa pochettina. Sicuramente la finite proprio molto prima di me perché lo spessore è molto più grande. Io adesso vi faccio le foto e vi presento il video progetto. Voi, se avete dei dubbi, delle domande o delle richieste, scrivete nei commenti. Vi mando un abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.